Buongiorno cercatori d'oro, benvenuti al mio canale. Mi raccomando di iscrivervi e di cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Oggi siamo in compagnia di un mio amico, Baron Paolo, colui quale qualche anno fa ha fondato il sito Cercatori Oro Italia, che potete trovare su Google, molto ricco di contenuti inerenti alla ricerca dell'oro. E adesso farò qualche domanda al nostro amico Paolo, soprattutto riguardo al suo canale YouTube, che vi rimando per l'iscrizione, il quale tratta argomenti sempre di ricerca dell'oro, soprattutto nei torrenti montani. Baron Paolo, potete cercarlo su YouTube. Allora Paolo, intanto benvenuto in questa intervista. Grazie. È stato un piacere invitarti ed è un piacere accoglierti. Ha collaborato con me negli anni scorsi, sia per quanto riguarda gli articoli sul suo sito e sia per quanto riguarda il mio canale YouTube attuale, al cui vi rimando l'iscrizione, mi raccomando. Allora Paolo, quando è nata la tua passione verso la disciplina di ricerca dell'oro? Sono informato, ho chiesto ad altri esperti, ho chiesto a gente che ne sapeva e pian pianino ho cominciato la mia carriera da cercatore. Quindi c'è stato un momento in particolare che hai detto sì, io voglio essere un cercatore d'oro? E quando ho trovato il mio primo oro, mi è venuta sulla febbre, la classica febbre dell'oro, e allora ho cominciato a informarmi, a studiare, a praticarmi. E all'epoca si trovava qualcosa, ad esempio, su internet o sui libri che ti insegnasse appunto riguardo alla ricerca dell'oro, oppure era principalmente legato proprio al tramandare da un maestro, ad esempio, all'allievo? Allora, diciamo che sull'ambiente social c'era veramente poco, molto poco. C'erano libri, però erano libri che non trattavano della mia zona ed erano già troppo tecnici, quindi facevo fatica a capire bene. Serviva per forza una persona che ti portasse e ti guidasse. Quindi era molto legato al tramandare le conoscenze. Sì, quello sicuramente. E quali strumenti consiglieresti a chi inizia? Beh, prima cosa imparare a usare la batea, Che sarebbe il piatto del cercatore d'oro. giusto? Quando si usa quello, si impara a usare quello, poi puoi fare qualunque cosa praticamente. Puoi provare a cercarlo in qualunque fiume, in qualunque torrente. Poi da quello pian pianino ti sviluppi, secondo anche dove abiti o cosa vuoi cercare. Quindi magari su un fiume vai più su una canaletta che ti può dare una mano, puoi andare su un torrente, magari usi più una batea concentratrice per aumentare la velocità nel setacciare il materiale, e dipende dalla situazione, non c'è lo strumento perfetto, però lo strumento più importante è imparare a usare la batea. Quando hai aperto il tuo sito internet Cercatori Oro Italia? Nel 2017, quindi 3 anni fa. E qual è stato, diciamo, la risposta del pubblico in generale? Il mio scopo principale era quello di cercare di racchiudere tutti in un unico punto, un unico nucleo, un unico ambiente. Però ho visto che inizialmente c'era un grande interesse, c'era una forte richiesta di aprire questo sito, di fare una certa collaborazione, cooperazione. L'obiettivo del sito appunto è divulgare le conoscenze legate alla ricerca dell'oro. Difatti noi non mettiamo mai siti in cui c'è oro e diciamo andate a scavare lì, noi diciamo come cercare le località di ricerca e come, quando siete in questa località qua, cercare e trovare oro. In sostanza su Cercatori Oro Italia, il sito internet, troverete il come andare a pesca e non il laghetto dove troverete i pesci. Perfetto, per intenderci. Perfetto. Bene, ora ultimamente hai anche aperto appunto un canale YouTube, questo incentrato proprio sulla tua personalità di cercatore d'oro. Sì, il mio stile di cercatore d'oro lo prendo come un hobby, quindi ho imparato, e nella mia metodo di parlare molto semplice, molto schietto, cerco di trasmettere e spiegare come cerco io l'oro o come si può cercare l'oro. Qui da quando hai aperto i tuoi canali telematici, diciamo che comunque anche hai ricevuto molte mail e ci sono delle domande più ricorrenti che gli utenti ti fanno in merito appunto a questa disciplina. Diciamo che la mia utenza che si sta creando è molto legata all'ambiente, alla natura, per i bei posti, ed è anche legata molto al risultato finale, cioè gli piace vedere anche dell'oro. Quindi sono più legati proprio alla bellezza di stare nella natura a cercare qualche pagliuzza e granulo d'oro. Sì, oppure mi trovano simpatico come spiego le cose anche. Sempre parlando del caso italiano, rimanendo in Italia, nella ricerca dell'oro, secondo te ci potrebbe essere un futuro appunto nella fusione di strumenti informatici, quali semplicissimo
un sito internet, YouTube, social, con la disciplina di ricerca dell'oro? Perché nel passato dovete sapere che è stata principalmente legata alla tradizione, viene tramandata da padre in figlio per esempio, invece adesso con la rivoluzione tecnologica sta cambiando tutto. Ma direi di sì, cioè adesso ormai la tecnologia e i cellulari ce l'hanno praticamente tutti e ci sono molti applicativi che possono essere utili per il nostro fine sui cellulari, molte app, anche lo stesso uso del satellite, soltanto perché magari tu sei in prospezione come siamo oggi, magari l'ambiente cambia dall'oggi al domani, uno si può anche perdere e un satellite ti può aiutare per capire a orientarsi dove ci troviamo. Magari anche l'utilizzo del drone per esempio. Anche sì. Ok, quindi la tecnologia in realtà sta svolgendo un ruolo sempre più, diciamo, importante anche nel mutamento della ricerca dell'oro. Sì, guarda, secondo me in questo momento c'è, per i ricercatori di una volta c'è un po' il rifiuto della tecnologia, mentre quelli nuovi cercano di introdurre la tecnologia nell'ambiente dei ricercatori. Forse perché è più normale, perché nella normalità la tecnologia è entrata in tutte le cose della nostra quotidianità. Certo. E di conseguenza i giovani cercano anche di portarla nella ricerca dell'oro. È stato proprio un piacere incontrarti e speriamo di rivederti presto, soprattutto nei tuoi video. Mi raccomando quindi di passare al suo canale. Spero vi possa essere interessata questa intervista a Paolo. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!